Ciao a tutti e benvenuti su Game Stories. Sigla. Credete forse che Game Stories sia l'ennesimo canale che parla di videogiochi? Beh, non lo è. Vogliamo proporre a tutti voi una serie che approfondisca questo mondo tanto caro ai giovani d'oggi. E anche ai meno giovani. Come sapete, l'industria dei videogiochi oggi è una delle più affascinanti realtà, controversa, sofisticata e per qualcuno anche un po' nostalgica. Quindi, in questa serie, ripercorreremo insieme la strada che ha permesso l'esistenza di questo medium. Ci piace pensare che il primo passo di questo percorso fu la Pascalina, una calcolatrice del 600 in grado di calcolare addizioni e sottrazioni, creata dal francese Blaise Pascal, uno dei primi medium in grado di effettuare operazioni in modo automatico. In seguito, nel Settecento, Gottfried Leibniz, oltre a creare il suo cilindro che calcolava anche le moltiplicazioni e le divisioni, concepì un codice binario composto da alternanze di numeri 0 e 1. Nell'Ottocento Charles Babbage progettò la macchina analitica, un telaio in grado di comporre operazioni di input e output, uno dei primi passi per la nascita dell'informatica moderna. Sempre in quel periodo, la scienziata Ada Lovelace fu la prima programmatrice della storia. Avvenne che nell'ottobre del 1842 la Lovelace lesse un articolo del matematico italiano Federico Menabrea sulla macchina di Babbage e 9 mesi dopo, nel tradurre il suddetto articolo dal francese all'inglese, appuntò ad esso alcune note. Nella nota A, la Lovelace teorizzò una macchina polifunzionale che si potesse programmare numerose volte per compiere illimitate operazioni mutevoli. E secondo la nota B, tale macchina avrebbe potuto archiviare, manipolare, processare e presentare ogni realtà che si possa esprimere in termini simbolici come parole, logica, musica ed ogni altra cosa simbolicamente comunicabile. Ma ancor più importante fu la nota G, in cui fu elaborato il concetto di algoritmo computerizzato, insieme ad altri strumenti come la subroutine e il ciclo iterativo. Questi rivoluzionari elementi portarono alla realizzazione del primo software della storia. Inoltre iniziò la sua storia nell'Ottocento anche l'attività di Hermann Hollerith, il quale fondò il colosso dell'industria informatica che oggi tutti conosciamo col nome di International Business Machine, la IBM, che offrirà grandi contributi al mondo dell'informatica come le schede madri, i floppy, primi supporti per il trasporto dei dati e altro ancora. Fu nel Novecento che Alan Turing diede un contributo fondamentale alla nascita dell'informatica come la conosciamo oggi. La sua invenzione, la macchina di Turing, rappresenta un passo fondamentale per la gestione e l'utilizzo di sistemi basati sul codice binario. Il Colossus di Max Newman, realizzato durante la Seconda Guerra Mondiale, fu progettato proprio sulla base della macchina di Turing. Sempre durante quegli anni tumultuosi, l'ammiraglio Grace Murray Hopper fu la prima ad aver definito il tipico malfunzionamento programmatico di un computer con il termine bug. E ironicamente non passò molto tempo da quando fu inventata questa definizione che ebbe luogo la nascita dei primi prototipi di hardware e software dedicati all'intrattenimento. Infatti, il 14 dicembre del 1948, i fisici statunitensi Thomas D. Goldsmith ed Esther Ray Mann brevettarono il Cathode Ray Tube Amusement Device. Considerato il primo gioco elettronico interattivo, esso disponeva di uno strumento di controllo del raggio catodico per abbattere i bersagli mobili visualizzati su un oscilloscopio. Nel 1952 il laureando Alexander S. Douglas dell'Università di Cambridge creò OXO, una versione del tipico TRIS o Tic-Tac-Toe. Questo videogioco, visualizzabile sull'Electronic Delay Storage Automatic Calculator o EVDAC di Maurice Wilkes, versione aggiornata dell'originale EDVAC di John von Neumann, fu il fulcro della tesi di Douglas sull'interazione tra uomo e macchina. Nel 1958 William Higginbotham e Bob Dvorak crearono Tennis for Two,
Sempre proiettato su uno oscilloscopio, si trattava del primissimo videogioco multigiocatore con cui si poteva giocare col celeberrimo joystick. La prima versione usata per questo videogioco era una leva analogica con un solo pulsante. Higginbotham non volle mai brevettare la sua invenzione, poiché non voleva essere ricordato solo per aver inventato quel videogioco. Steve Slug Russell, nel 1960, era uno studente del MIT di Boston. Amante dei romanzi fantascientifici, Russell divenne membro del Tech Model Railroad Club. Questo club, composto da studenti universitari informatici, fu il primo a definire un talento speciale col termine hack. Loro stessi si fecero chiamare hacker, un termine oggi usato erroneamente per identificare chi utilizza internet per scopi illegali, ma che all'epoca fu coniato per identificare i massimi esperti dell'informatica. Tra il 1961 e il 1962, Steve Russell, Martin Gress e Wayne Witanen crearono Space War, un videogioco incentrato su due navicelle spaziali in combattimento, installato nel PDP-1, il più potente processore dell'epoca. L'ingegnere Ralph Baer, tra il 1951 e il 1966, progettava e sviluppava delle tecnologie per gli apparecchi televisivi della Loral Electronics di New York, al fine di rendere interattivo il televisore. Baer, insieme all'ingegnere Bill Harrison e a Bill Rush, laureato al MIT, crearono Chase, il primissimo videogioco visualizzabile su apparecchio televisivo catodico. Esso consisteva in due punti di luce che si inseguono sullo schermo. Il trio di Chase continuò a sperimentare vari sistemi di controllo da collegare alla TV, con lo scopo di fare interagire l'uomo con la macchina. Accessori come una pistola a giocattolo, una mazza da golf e, strano ma vero, una pompa da vigile del fuoco. Harold Pope, presidente della Sanders, pretese un prodotto a livello commerciale da parte dei tre inventori. Dopo ben 7 tentativi, il trio presentò la Brown Box. Essa fu la prima console videoludica domestica della storia. Nonostante alcuni problemi sugli effetti visivi, nel 1969 la Brown Box venne brevettata da Ralph Baer col nome di Television Gaming Apparatus and Method. Con l'Odyssey interagisci con la televisione, non ne sei solo spettatore.